Ciao a tutti da Solfatara News, la voce indipendente dei cittadini dei Campi Flegrei. Se vivi a Pozzuoli, Agnano, Bacoli o in una qualunque delle zone che da mesi sentono la terra tremare sotto i piedi, sai perfettamente che qui non basta restare calmi. Qui bisogna sapere, capire, pretendere. Perché la verità, quella vera, non ce la dicono mai tutta. E allora seguici, iscriviti subito al canale, attiva la campanella e vieni anche su Instagram e TikTok, perché noi siamo dalla parte di chi questa terra la vive davvero e non abbiamo paura di fare domande scomode. Proprio ieri, a Napoli, si è tenuto un convegno. Titolo rassicurante: Energie alternative e sviluppo sostenibile. Ma dietro quelle parole eleganti sono emerse dichiarazioni che ci riguardano. E come se ci riguardano. Organizzato dall'Ordine dei Geologi della Campania col patrocinio del Comune di Napoli, l'evento ha messo al centro la questione bradisismica e soprattutto il ruolo della geotermia. Il presidente dell'Ordine, Lorenzo Benedetto, ha detto chiaramente: evacuare Pozzuoli sarebbe una follia. E sai cosa? Forse ha ragione. Perché il problema non è solo l'eruzione. Il problema è il caos che rischia di scatenarsi per colpa di piani di evacuazione vecchi, inutili, mai testati davvero. E su questo è difficile dargli torto. Ma il presidente ha aggiunto che serve meno allarmismo, più studio, più monitoraggio e un coinvolgimento vero, concreto della politica. Sì, ma quella seria, non quella dei comunicati stampa preconfezionati. E poi è arrivato il punto che ha acceso davvero il dibattito. La geotermia, per molti geologi presenti, può diventare una risorsa, non solo per l'energia sostenibile, ma anche per capire cosa succede nel sottosuolo. Hanno detto: smettiamola di averne paura. In altre parti del mondo funziona, qui può addirittura aiutare. Ma c'è un problema, grossissimo, perché quello che per alcuni è progresso, per altri è un rischio inaccettabile. E allora te lo chiediamo noi, te lo chiediamo sul serio. La geotermia nei Campi Flegrei sarà pensata per il bene della popolazione e della caldera? O servirà solo a riempire le tasche di pochi, lasciando il rischio a chi ci vive sopra ogni giorno? Pensateci e scrivetecelo nei commenti, perché c'è chi non ci sta e lo dice forte. Come il vulcanologo Giuseppe Mastro Lorenzo dell'INGV, che insieme al deputato Francesco Emilio Borrelli è andato di persona a Pisciarelli e ha lanciato un vero allarme. Tra il 2010 e il 2020 sono state fatte trivellazioni tra Agnano e Bagnoli, proprio per progetti geotermici, e secondo lui quelle attività hanno destabilizzato il sistema e potrebbero farlo ancora. Immettere CO2 nel sottosuolo in un'area fragile come questa può provocare terremoti. In un sistema complesso come quello dei Campi Flegrei, ogni perturbazione può avere conseguenze gravissime e non si può prevedere cosa succederà. E non è finita. Mastro Lorenzo ha lanciato anche un'accusa precisa. Alcuni suoi colleghi, referenti della protezione civile, sarebbero coinvolti nei progetti di trivellazione. Un paradosso, uno scandalo. E ora Borrelli vuole vederci chiaro. Ha annunciato un'interrogazione parlamentare, chiede trasparenza, chiede di capire se esiste un legame tra le trivellazioni e gli sciami sismici successivi e soprattutto chiede che i cittadini vengano informati, sul serio, perché la domanda adesso non è più tecnica, non è più scientifica, è politica, è morale. Da un lato i geologi parlano di opportunità, dall'altro i vulcanologi lanciano l'allarme. E in mezzo ci siamo noi, i cittadini, che ogni giorno sentiamo la terra tremare, che non sappiamo se domani dovremo lasciare le nostre case e che intanto vediamo solo confusione, silenzi, interessi. La protezione civile ci dice che è tutto sotto controllo, ma non c'è un piano aggiornato. Le prove di fuga coinvolgono 2 gatti e le strade sono bloccate anche solo per traffico normale. E intanto qualcuno trivella, qualcuno firma, qualcuno decide. Ma chi ci mette la faccia quando qualcosa va storto? Basta parole, ora vogliamo fatti. Vogliamo un piano chiaro, aggiornato, condiviso. Vogliamo vere esercitazioni. Vogliamo sapere tutto di ciò che succede nel sottosuolo e vogliamo che i tecnici smettano di lanciarsi accuse
e si siedano allo stesso tavolo, una volta per tutte. Perché noi non siamo cavie, siamo cittadini, siamo padri, madri, figli e vogliamo risposte. Se anche tu la pensi così, commenta, condividi, fai girare questo video. Iscriviti a Solfatara News, attiva la campanella, seguici su Instagram e TikTok. Perché stavolta non ci faremo trovare impreparati.